Buongiorno a tutti amici, di nuovo in moto io e Rita alla ricerca di qualche bella spiaggia, di qualcosa di carino da vedere, sì Rita. Un'oretta, un'ora spaccata, 37 km. Oggi ci siamo svegliati un po' più tardi, ieri bella serata con amici, abbiamo fatto un po' tardi, abbiamo fatto una serata da ragazzi e quindi noi che non lo siamo più, io soprattutto un po' la pago, ma adesso un bagno, un po' all'aria aperta e ci riprendiamo subito. Abbiamo attraversato tutta l'isola, adesso siamo a nord-est praticamente e abbiamo attraversato delle strade, dei posti magnifici, giungla incredibile, vegetazione bellissima, lussureggiante al massimo con piante gigantesche, troppo belle. E siamo quasi arrivati, 3 minuti, e dall'alto, perché eravamo più in alto, vedevamo delle isole qua di fronte con delle spiagge bianchissime. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare, cosa riusciamo a vedere. Non so neanche se ci siano delle barche che ti possano portare di fronte, sono vicine. Vediamo tutto. Eravamo convinti di finire in una spiaggia deserta. C'è il mondo intero. Guardate quanta gente c'è, musica e c'è tutta l'isola praticamente qua. Veramente non mi sarei mai aspettato di trovare tutta questa gente. Adesso vi faccio vedere le spiagge che dicevo. Vedete lì in fondo ci sono delle spiagge bianchissime, si vedono da qua. Qua avanti bisogna vedere se c'è qualcuno che ci possa portare. Anche di fronte c'è un altro isolotto con delle belle spiagge e meno gente. La spiaggia è parecchio bella, non c'è che dire. Solo che c'è mezza isola qua dietro. Adesso stiamo facendo una passeggiata per vedere più avanti. C'è anche un resort qua avanti, dobbiamo anche trovare un posto per pranzare. E dopo questo piccolo pranzo, 2 spaghettini alla bolognese che prendeva sempre Dado in Asia, ci sdraiamo un attimo qua e ci rilassiamo. Siamo rientrati forse alle 4 del mattino ieri, non sono abituato ma proprio più da tanto tempo, quindi sono un po' stanco. Qua stiamo bene adesso di fronte al mare, adesso arriva anche Rita. Questa è la nostra vista. Ci siamo rilassati un attimino qui, preso anche 10 minuti di sole. Adesso ci vestiamo, andiamo a riprendere la moto e continuiamo a fare un giro dell'isola. Ci sono dei posti che non abbiamo ancora visto e tra un po' la lasceremo anche. Stare sdraiati qui per rigenerarsi è bello. All'ombra ci sarebbe proprio da dormire. Madonna che bello. Questo stile alpino. Adesso facciamo tutto il giro dell'isola, ci vuole 1 ora e 20 solo per andare dall'altra parte, poi dobbiamo scendere di nuovo dove abbiamo l'hotel e ci vorrà un'altra ora e mezza.
Guardate amici dove vi abbiamo portato adesso. Selvaggi questi posti. Qua il bagno ce lo facciamo per forza con Rita, è troppo bello. Queste moto che ti noleggiano sono, l'ho detto dall'inizio, sono delle trappole, uscita la catena, siamo nel bel mezzo del nulla. Vedete, sono riuscito a rinfilarlo una parte adesso, ma perché non le ingrassano, lo vedete che sono... sì, si bloccano e poi è troppo molle, Adesso anche rientrare a casa sarà un problema. Dispersi nel mezzo del nulla in quest'isola, aiuto. Sono riuscito a rinfilarla, ma quanto durerà? Facciamo 20 metri e risalta, di sicuro. Se non mi aiuta qualcuno a tenderla sarà un problema anche a tornare a casa. E siamo dall'altra parte dell'isola, a ore da casa. Subito tutti pronti per aiutarci, però per fortuna. Sapete quanti anni ha il meccanico? 10 anni, ve lo faccio vedere. Il meccanico, 10 anni. 10 anni e ci smonta lui, riesce a tirare lui la catena. No, cade. Vieni. Dobbiamo per forza allentare questi dadi che non mollano, perché sono ossidatissimi, serratissimi. Però ce la faremo. Abbiamo i meccanici di fiducia. Questo deve girare qui. Contento ho perso che si è fatto un bello spicciolone, si è fatto, Thank you, grazie, ciao. Grazie. No Thank you, grazie. No problem. No problem. Troppo carini quei ragazzini, mi hanno aiutato, ci hanno dato le chiavi, l'abbiamo rimessa a posto, ritirata, bloccata e adesso dovrebbe andare bene, speriamo. Perché siamo molto lontani. Sempre alla Indiana Jones. Sempre Rita, vai, guarda che percorsi. Siamo in moto da un'avventura all'altra, da uno sterrato all'altro, pietraie, fangaie, sono a pezzi. Se vi faccio vedere i piedi in che condizioni sono, ve li faccio vedere, guarda, guidando la moto in mezzo al fango, ma dovremmo essere in una bellissima spiaggia, forse la più bella di quest'isola. In giro da stamattina alle 9 dopo essere rientrato alle 4 del mattino. Un po' selvaggio questo posto, che ne dite? Bello, Sì. Pazzesco. E finalmente anche per noi è arrivata l'ora di farci un bagno. Che bello ragazzi, che bello, la sabbia è bellissima dentro, guardate. Che sabbia! È bellissimo Rita! Wow! Che bello, senti la sabbia sotto che è morbida. L'acqua bollente, l'acqua bollente. Che bella. Già.
Ma anche questo posto. Guarda Rita. Ragazzi, che ne dite? No, vabbè. Guardate la gente nelle hamac. Vi poggio un attimo in spiaggia e mi faccio proprio un bel bagno, completamente a mollo. Non ho messo la protezione alla GoPro, quindi la lascio qui. Salutiamo questo paradiso. E lo salutiamo anche in fretta che sta diventando buio e noi dobbiamo fare 2 ore di moto con strade sterrate, con pietraie. È pericolosissimo, dobbiamo rientrare più velocemente possibile. Andiamoci. Questo per il momento è il posto più bello che abbiamo visto di sicuro dell'isola. Vero? Sì. Stupendo? Sì, sì, bellissimo. Pazzesco. Pazzesco, questi vivono veramente in un paradiso terrestre, ecco. Cosa che non facciamo più noi. È buio ormai, ragazzi, e noi siamo con questa motoretta. È praticamente buio, vedete, non si vede più nulla. Muoviamoci. Siamo un po' preoccupati, per dire la verità, perché siamo senza luci. Punta qui a 1 metro. Guardate, non si vede nulla. Queste sono le luci della moto. Vedete la strada? Questo è quello che vedo io. È impossibile andare. E dobbiamo fare 2 ore di moto. Guardate, metto la GoPro a fianco al faro. Questo è quello che vedo. Finalmente ce l'abbiamo fatta, 2 ore di moto, sono distrutto ragazzi, ho preso talmente tanto freddo e abbiamo guidato senza luci, ci siamo messi dietro le moto, poi quando ne perdevo una riuscivo per fortuna a trovare un'altra moto, mi sono messo dietro un'altra e siamo rientrati così, 2 ore con i fari degli altri, morendo di freddo, umido. È stata veramente tosta oggi, adesso ci mangiamo qualcosa in relax e poi una bella doccia calda, non vedo l'ora. È stata dura? Oggi è stata dura. Siamo anche molto affamati a quest'ora. Buon appetito Rita, gustiamoci questa cena calda e poi andiamo a sdraiarci, non ce la faccio più. Adesso doccia bollente ragazzi, siamo passati dal ristorante, resa la moto, restituita la moto, gli ho detto di far sistemare la luce e mi ha ringraziato. Mica ve lo ti scontano qualcosa, zero. Tutta storta quella moto, madonna, volle saltata la catena, non gliel'ho neanche detto. Non gliel'ho neanche detto, ho speso per sistemarla perché ho pagato i ragazzini, vabbè, mi ha fatto piacere, però vabbè, adesso grande doccia bollente, spero, perché ieri non era neanche calda l'acqua. Anche questa odissea è andata, ci vediamo domani. Buonanotte a tutti. Buonanotte, a domani. Ciao grandi. Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno. 5:40 del mattino e noi siamo già svegli, anzi già pronti, doccia fatta e stiamo scendendo alla reception perché abbiamo un tuk-tuk che ci porta al porto di Coron per andare a El Nido, proprio nell'isola di Palawan, e pian piano scenderemo. Andiamo. Lasciamo che questa camera. Certo, sempre avanti. Questa era bella, mi piace. Vabbè. Ci hanno già mandato alla barca, chissà. Comunque è ancora buio ragazzi, ci vedete male, ma noi ci stiamo spostando. Già un
tratto col tuk tuk. Adesso speriamo che ci facciano salire in barca. È finito il problema. Stamattina alle 5 abbiamo prenotato una casetta a El Nido e basta. Aspettate che mi metto anche bene lo zaino. Colazione ragazzi, riso, frittatina, uovo, questi peperoni. Ah no, un wurstel. Ah, non sono peperoni, sono... questo No, quella è una salsa. Sì, una salsa, come un ketchup. Colazione leggera. Ma non ne voglio. No, è leggera sì, riso, una salsicetta, una frittella. Sì, La è salsiccia è colazione leggera. Buon appetito ragazzi, 6 del mattino. Ci hanno cancellato il viaggio, adesso dobbiamo chiedere. Hanno annullato una barca e abbiamo dovuto cambiare dei biglietti e forse riusciamo a partire lo stesso. Che disperazione queste cose, preoccupatissimo. Adesso vediamo se ci fanno entrare. Che ansia quando vedi tutti che si stanno imbarcando e a te ti mandano fuori per cambiare dei biglietti, perché noi li abbiamo fatti tramite l'hotel e hanno mandato via noi e tanti altri e tutti gli altri invece stavano salendo. Guardate che bella giornata oggi. Se non ci avessero fatto partire avremmo fatto delle escursioni in qualche baia qua intorno. Ce l'abbiamo fatta anche oggi. Vi avete visto che preoccupato? Mi hanno mandato via dal porto e mi hanno detto di andare a fare qualcosa. Io poi non parlo inglese, quindi è tutto più complicato. Invece ci hanno cambiato dei biglietti e siamo a bordo ugualmente. Grandi, che stress. Mi avrebbero dovuto rimborsare la camera di oggi perché sarei rimasto qui per loro. E anche la camera che ho già prenotata El Nido. C'è un mare tremendo e stiamo veramente dondolando moltissimo. Rita legge addirittura. Per Rita ci vuole la bomba atomica per farla star male. Beata Rita. No, beata te. Vuoi leggere un libro prima di scendere? Portano loro le valigie. Benvenuti a El Nido. Questo è proprio il porto, è il primo villaggio di fronte a una spiaggia, ma poi c'è la città a un 15 minuti da qui. Il posto sembra già un paradiso terrestre. 8 minuti, 2 chilometri e siamo nella nostra camera d'hotel. C'è un caldo pazzesco ragazzi, ci sono 32 gradi. Questa è la nostra nuova sistemazione, ci sono 3 camere, la cucina è condivisa e i bagni idem. Però è tutto carino, tutto pulito, ci sono anche stoviglie, piatti. Potremmo farci anche la colazione qua. E qui ci sono i 2 bagni. E la nostra stanza è questa, niente, dentro c'è un letto, nient'altro. E poi ci sono questi spazi condivisi, balconcini. Vabbè. Adesso ci sta accompagnando dove abbiamo lasciato le valigie, ci sta accompagnando dove noleggiano delle moto, così poi siamo liberi e indipendenti, se no siamo sempre legati ai tuk tuk. Abbiamo noleggiato una moto ragazzi, così siamo tranquilli, adesso andiamo a pranzo. Rita sta morendo di fame, anch'io e Luna. Stavolta ci siamo noleggiati un Kawasaki 150. Ah, per 2 persone. Abbiamo ordinato un po' di pollo, un po' di riso, devo uscire perché c'è musica. E poi alla scoperta dell'isola, sembra un'isola bellissima ragazzi, a parte che è enorme, quindi ci sarà da scoprire di tutto. Ma anche questa zona dove siamo adesso, del Nido, sembra bellissima, con spiagge pazzesche, con sabbia bianchissima, non vedo l'ora di girare. E con questa motoretta già non avremo problemi. Queste sono le nuove moto che fanno attualmente, un 150 Kawasaki, vanno benissimo, sono troppo carine, leggere, però telaio da enduro, quindi vai veramente dove vuoi. Bel pranzetto, Rita, ha pagato neanche 13 euro in 2, va bene? Che buono. Anche buono.
Ci sta quel casco 3 volte. Adesso velocemente a metterci il costume e iniziamo a visitare le prime spiagge. Non vedo l'ora. Dalle foto sono pazzesche. Siamo veramente a pochi minuti da qualsiasi spiaggia. Adesso 2 chilometri e ve ne facciamo vedere una. Abbiamo fatto il pieno, così siamo liberi di girare quanto vogliamo. Iniziamo a imparare i nomi. Ci troviamo a Vaniglia Beach, Blue Iguana, More Shops, questi sono negozi. La spiaggia Vaniglia Beach. Vaniglia sarà per il colore della sabbia, perché qui le spiagge non scherzano ragazzi, ed è nuvoloso, quindi adesso non brilla, ma ve le facciamo vedere anche nei prossimi giorni. Una barca. Ciao bella. C'è anche la possibilità di lavarsi i piedi, guarda. Ma dove vuoi? Sì, andiamo di là. Che spiaggia da questa parte e che spiaggia dall'altra, e qui si uniscono. Siamo arrivati noi in spiaggia, è uscito anche il sole. Non durerà molto, ma quando esce picchia veramente. Bisogna stare attenti perché qui sicuramente ci sono coralli. È facile tagliarsi i piedi. Boh, sì, avevo paura perché quel ragazzo è entrato piano piano, ho paura che sia pieno di coralli o di qualcosa che ti possa tagliare. Mi sa che mi sono già affettato. Davvero? Guarda quando esce il sole come si sta bene. Prima spiaggia, Rita, che dici? Stai ridendo tu, te la ridi, vero? Che voglio chiedere qualcosa in inglese e non mi vengono le parole. Ignorante che sono. Comunque, prima spiaggia 8, non 10. No, anche 10. Poi ne vedremo tante altre. Anche se l'acqua oggi è un po' torbida. Questa è la vista che ha questa casetta che ho appena filmato, cioè è proprio qui sul mare. Vedete? Qualche ora l'abbiamo fatta, bagno l'abbiamo fatto, è ora di fare un giro. Giusto Rita? Giusto. Perché ci annoiamo anche poi sdraiati, ore, basta, bagnetto, un po' di sole in giro.
Abbiamo preso una strada terribile, sono pieno di fango ragazzi, aiuto. Dopo vi faccio vedere un tratto che abbiamo fatto a rientro, spero di trovare una strada alternativa. Fatti vedere, fatti vedere. Ah, un po' sporco, giusto un po'. Però che spiaggia che abbiamo raggiunto. Peccato quel pezzo bruttissimo per arrivarci. E adesso devo tornare indietro, devo per forza passare da lì, mi riempio di nuovo tutto di fango. Non credo ci siano altre strade. Guardate i piedi. Adesso devo trovare per forza una fontana perché non posso neanche rientrare a casa in queste condizioni. Questo ragazzo gentilissimo ci ha fatto lavare i piedi almeno. Ma la moto è piena di fango, asciugamani, tutto. Abbiamo fatto un casino. Un casino. Ci stiamo facendo un po' di spesa perché ho visto delle bistecche che vi faccio vedere, aspettate. Delle belle bistecche e dove siamo noi si può cucinare. Quindi è probabile che rientriamo, ci facciamo una bella doccia, ci facciamo 2 bistecche, un'insalata e del pane. Guardate come fanno le cose per bene qui in quest'isola. Hanno messo un pezzo di cartone sotto così si allarga e non si sfonda. Abbiamo visto le padelle stasera ed eravamo convinti che ci fosse anche una cucina. Invece abbiamo comprato la carne, abbiamo comprato tutto e cucina non ce n'è. Perciò devo andare a cucinare qui a fianco da un signore filippino, dalla figlia, perché hanno una cucina a gas. Dopo vi faccio vedere, vado a cucinare le bistecche a casa loro. Gentilissimi e subito mi hanno detto va bene, cucini qui. Vedete, questa è la nostra zona, ma non c'è nulla. C'è la padella, noi abbiamo visto le padelle, abbiamo detto c'è una padella, ci sarà anche una cucina. Non lo capiamo perché. Non lo so. Il sale lo mettiamo dopo quando vengo qui? Sì. Ok, allora vado a cucinare a casa dei filippini oggi ragazzi. Per forza ci ha fregato. Mi apri qui per piacere? Andiamo a cucinare a casa dei filippini, 2 belle bisteccone. Siamo a casa, what's your name? Cheryl. Cheryl, siamo a casa di Cheryl che gentilmente ci fa cucinare. Grazie, thank you for cooking. E c'è la bambina, che mangia anche il riso, rice e shrimp. E quindi oggi ospite in cucina dagli amici filippini, ci fanno cucinare qua. Cucinetta a gas, usano queste con la bombola sotto. Poche pretese, molto poche. Bistecche pronte, grazie mille, thank you. E andiamo a cenare. Filmavano loro a me col telefonino perché era troppo strano che c'era una persona a casa loro cucinando. Sono super bistecche, costano un sacco di soldi. Conviene più andare fuori, non hai sbattimenti. Senza dubbio. È più economico. Senza dubbio. Alla fine riusciamo sempre a fare tutto, riusciamo anche a cenare. E grazie ai filippini, grazie alla famiglia filippina che ci hanno permesso di cucinare a casa loro. Non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, abbiamo comprato anche il pane fresco, abbiamo comprato, questi si chiamano cocco in Sardegna e li ho trovati anche qui, guardate che belli. Adesso ceno, ho fame, buon appetito a tutti amici.